Questa è una delle armi più interessanti e peculiari del mondo antico. Oggi vi presentiamo la nostra replica di Romfaia, grazie a una riproduzione che abbiamo fatto per il nostro cliente, il nostro affezionato cliente, Spiridon Bacchus dell'Associazione Culturale Codivantes, che ringraziamo per averci concesso l'utilizzo della Romfaia per questo video. Che tipo di arma è? Che storia ha la Romfaia? La Romfaia è un'arma tipica dei Traci. Troviamo le sue tracce a livello archeologico già dal IV secolo a.C. e la troviamo anche descritta nelle fonti greche, soprattutto nelle fonti romane, poiché anche i romani avranno a che fare con quest'arma quando combatteranno contro i Traci, per esempio durante le guerre macedoniche, poiché gli eserciti macedoni ed ellenistici spesso avevano proprio degli ausiliari traci che usavano anche questa particolare arma. Tra l'altro l'unica, o forse una delle uniche, spade a due mani del mondo antico. Quest'arma nelle fonti antiche è nota come Romfaia o Rumpia, a volte nelle fonti latine, ed è a volte confusa con la Falx dacica, anche perché ne condivide la caratteristica di essere un'arma usata a due mani e molto, molto temuta. Perché questa particolare, peculiare spada era così temuta nel mondo antico? Beh, perché il guerriero che avesse impugnato quest'arma poteva vibrare dei potenti colpi a due mani che con un colpo solo potevano staccare un arto o addirittura la testa. Nelle fonti questo ritorna molto spesso e sia gli eserciti greci ed ellenistici che gli eserciti romani per l'appunto avevano molta paura di quest'arma, che si differenzia dalla Falx dacica, come dicevamo prima, poiché spesso vengono confuse per il fatto che la Falx dacica, che tra l'altro abbiamo riprodotto anche noi e trovate sul sito di Res Bellica, presenta una curvatura finale molto accentuata e un manico totalmente di legno, mentre invece quest'arma presenta una presa in legno solo qui in fondo e la lama è tutto sommato dritta, con alcuni esemplari come quello che noi abbiamo riprodotto che hanno una leggera curvatura. E tra poco vi faremo vedere, dopo avervi spiegato le caratteristiche tecniche di questa replica di questa spada, vi spiegheremo anche come probabilmente si maneggiava. E ci teniamo a precisare che questo sarebbe uno di quei video che di solito dedichiamo agli abbonati al canale, mentre invece oggi abbiamo deciso, vista proprio la particolarità della Romfaia, di fare un video disponibile per tutti. La Romfaia è un'arma generalmente molto lunga. Il reperto che noi abbiamo riprodotto per il nostro cliente, per esempio, era una spada, una Romfaia lunga circa 130 cm, che, come potete vedere, sono occupati per quasi la metà solo dall'impugnatura, impugnatura che ha una particolarità relativa alla sezione, che vediamo dopo la sezione della lama però, perché la lama, pur essendo un solo filo e quindi come ci potremmo aspettare dovrebbe avere una sezione triangolare, in realtà ha una sezione a T, il che non soltanto è coerente con altre armi a un solo taglio del mondo antico come la Copis, arma del mondo greco ed ellenistico, ma è anche una indispensabile caratteristica meccanica. Perché? Perché senza questo necessario, come dire, rinforzo, l'arma sarebbe troppo flessibile, mentre invece una sezione a T della lama garantisce la necessaria rigidità sia per non piegarsi troppo, sia per portare i letali colpi che venivano tanto temuti dai greci e dai romani. Per quanto riguarda l'impugnatura in sé, vediamo che è divisa in due parti. La parte finale, qui in fondo, diciamo sul codolo, è tenuta insieme a due guancette di legno da dei ribattini, mentre invece la maggior parte dell'impugnatura è nuda e ha una sezione ad H. È nuda anche perché nel reperto, per l'appunto, anzi nei reperti, perché ne abbiamo esaminati più di uno prima di procedere alla nostra riproduzione, si poteva notare molto chiaramente come i ribattini fossero presenti soltanto sulla parte finale, qui in fondo, dove c'è questa sezione che è ergonomica apposta per permettere una presa molto salda. Al contrario, erano completamente assenti, non vi era segno che fossero stati per esempio ostruiti dall'ossidazione, non erano presenti lungo la parte più lunga dell'impugnatura. E questo, come vedremo, ha il suo senso nell'utilizzo e nei potenti tagli che si possono vibrare con quest'arma. Infine, la Romfaia, quasi tutte le Romfaie che abbiamo esaminato, presentavano questo foro con, spesso ancora conservato, un anello del quale non è chiarissima la funzione,
ma che probabilmente poteva servire a un qualche sistema di trasporto dell'arma. Ma quindi come si utilizzava davvero la ronfaia? In questo caso le fonti scritte, al contrario di altre armi come il gladio, non ci vengono molto in aiuto, perché appunto, a parte riportarci gli scrittori antichi degli effetti devastanti dei colpi di taglio di quest'arma, ci dicono soltanto che veniva portata sopra la spalla destra, e questo indica quasi certamente una maggioranza di colpi dall'alto verso il basso dei fendenti tecnicamente. Quindi, per capire al meglio come venisse usata, dobbiamo anche leggere quello che ci dice direttamente l'arma stessa e la sua forma. Quindi qui in fondo abbiamo una presa ergonomica nella quale inserire la mano, le dita della mano sinistra, e abbiamo una presa veramente salda, grazie alla quale è veramente difficile perdere il controllo dell'arma in questo punto. Dall'altra parte abbiamo invece il resto del manico nudo, con questa sezione ad H estremamente ergonomica, sulla quale è anche far possibile scorrere la mano dove serve, e questo significa che quasi certamente quest'arma era utilizzata, per fare un paragone con armi molto più recenti del periodo medievale e rinascimentale, era utilizzata a metà tra una spada a due mani e un'arma in asta come poteva essere un'azza, per sfruttare al meglio la potenza devastante che si poteva sprigionare tirando dei colpi con quest'arma. Infatti, se ci mettiamo nella guardia che descrivono le fonti, da cui certo possiamo anche tirare dei colpi dal basso verso l'alto di questo tipo, ma è probabile che venissero usati anche abbastanza poco, perché l'arma dobbiamo presumere che venisse utilizzata anche in formazione con altri guerrieri, quindi si possono tirare dei colpi o tenendo le mani strettamente nella distanza della guardia scelta, questa è la più salda, quindi dei colpi di questo tipo, o altrimenti, proprio come le armi in asta, come le azze che citavamo prima, è assai probabile che si potesse sfruttare quello che si chiama gioco di stracorsa. È un concetto che probabilmente è anche familiare per chi, per esempio, chi tra di voi spacca la legna a volte, perché si deve far scorrere la mano destra sul manico, e a quel punto si sprigiona una potenza per quanto riguarda il taglio che è molto maggiore di quella di questo tipo di colpo, che magari è più controllato e più sicuro, mentre invece, andando magari anche in avanti con un passo e facendo questo movimento, si sprigiona una forza tale per cui chi è davanti ha poche speranze, insomma, di resistere al colpo. Sicuramente non può pararlo con la sua arma, perché le armi del mondo antico non erano usate per parare principalmente, quindi deve per forza fare affidamento al suo equipaggiamento difensivo corporale come elmo, armatura eccetera, e al suo scudo. E per rendere l'idea di come queste armi fossero devastanti, ricordiamo l'arma più simile a questa, ovvero la Falx dacica, che a quanto pare è quella che ha costretto i romani a diverse innovazioni nel loro armamento per renderlo più resistente. Chiaramente in un contesto di battaglia portare questo tipo di fendenti può essere pericoloso, perché può lasciare scoperti, specie se l'arma rimane non del tutto controllata, come può succedere facendo il gioco di stracorsa che vi ho mostrato poco fa. Tuttavia quest'arma, che è sostanzialmente dritta, qui come abbiamo detto ha una leggera curvatura, intanto quando si porta il colpo a questo modo poi si deve recuperare, sia perché a fare questo movimento taglia, sia perché, mettiamo caso, abbiamo mancato il nostro avversario, e una volta che l'abbiamo recuperata, da qui siamo pronti per tirare un rapido colpo di punta, che tra l'altro portato a due mani in questo modo risulta particolarmente efficace e violento, e anche in questo caso, con un po' di attenzione perché rischiamo di perdere il controllo, possiamo fare un colpo di punta giocando di nuovo sulla stracorsa che ci permette il manico dell'arma. Ringraziamo nuovamente il nostro cliente Spiridon Bacchus per averci concesso l'utilizzo dell'arma, che a breve gli spediremo. Se volete anche voi una replica di un'arma del genere o di un qualche oggetto del mondo antico che davvero non riuscite a trovare altrove, scriveteci alla mail che trovate in descrizione. E in più, se volete altri contenuti video come questo, più divulgativi e nei quali andiamo a esplorare un po' più a fondo gli oggetti, le armi, gli armamenti del mondo antico, vi ricordiamo non soltanto di iscrivervi al canale, ma anche di abbonarvi al canale. Detto questo, ci vediamo al prossimo video e voi continuate a seguirci.